Immagina per un attimo di spegnere lo smartphone, chiudere tutte le app di streaming, dimenticare le password, il cloud e gli abbonamenti. Immagina di tornare a un'epoca in cui il digitale non esisteva ancora o era appena nato, dove ogni copia di un'opera era un oggetto fisico, un disco in vinile, una videocassetta, una cartuccia di gioco, un floppy disk. La pirateria informatica nasce esattamente nel momento in cui i contenuti smettono di essere solo oggetti e diventano anche bit, ovvero sequenze di zeri e 1 che possono essere duplicati senza sforzo apparente. In questa storia non ci sono solo buoni e cattivi, ci sono studenti curiosi, giocatori appassionati, programmatori geniali, aziende spaventate, leggi che inseguono una tecnologia che corre troppo veloce. E ci siamo anche noi, utenti comuni, che negli anni abbiamo navigato tra comodità, costi e limiti imposti dai modelli commerciali. In questo documentario vogliamo raccontare l'evoluzione della pirateria informatica, dalle prime copie di software degli anni 70 alle BBS e ai gruppi Juarez degli anni 80 e 90, dalla diffusione dei videogiochi pirata su floppy e cartucce fino all'arrivo di Napster, di Emule, di BitTorrent, di The Pirate Bay e infine all'era dello streaming, dove il paradosso è che la pirateria sembrava sconfitta, salvo poi tornare più forte di prima. Non si tratta di giustificare o condannare, si tratta di capire come siamo arrivati fino a qui. Siamo a metà degli anni 70, il personal computer, così come lo intendiamo oggi, è appena nato, o non c'è ancora. I primi microcomputer sono macchine sperimentali, usate dalle università, nei laboratori, nei garage degli appassionati. Chi programma, in quegli anni, non pensa al software come a un prodotto da vendere in scatola, ma più come una forma di conoscenza da condividere. Nelle riviste di informatica si trovano interi listati di programmi da digitare a mano. I club di utenti si incontrano per scambiarsi cassette, printout o consigli. In questo ambiente, nel 1976, succede un episodio che molti storici considerano un momento simbolico. Una lettera aperta di Bill Gates, indirizzata alla comunità di appassionati del computer Altair. Gates, all'epoca un giovane imprenditore, si lamentava perché gli utenti copiano e condividono senza pagare il BASIC, scritto dalla sua neonata azienda, la Microsoft. Per chi frequentava quei club, scambiarsi un programma sembrava naturale. Per Gates era un problema, significava non poter costruire un modello di business sostenibile. Quella lettera è una delle prime volte in cui qualcuno dice chiaramente il software è una proprietà intellettuale. Copiare senza pagare è furto. Dall'altra parte, chi copia non si percepisce come un pirata. È un'altra epoca, internet non esiste ancora e la parola Juarez non è stata ancora inventata. Ma il seme è già stato piantato. La tensione tra condivisione e controllo accompagnerà ogni capitolo di questa storia. Con l'arrivo degli anni 80 qualcosa cambia radicalmente, i computer entrano davvero nelle case. Commodore 64, ZX Spectrum, Apple II, poi Amiga, Atari ST diventano parte dell'immaginario collettivo. Non sono più solo strumenti di lavoro, ma anche macchine da gioco. I videogiochi su floppy disk o cassetta diventano un fenomeno di massa. Copiare un floppy è tecnicamente facile, basta un programma di disk copy e il gioco è fatto. Per molti adolescenti di quegli anni, scambiarsi dischetti nel cortile della scuola o nei circoli informatici è parte normale della cultura del computer. Le aziende però iniziano a rendersi conto che questa facilità di copia può tradursi in perdite economiche significative. Nascono i primi sistemi di protezione anticopia, tracce speciali su dischetti che un normale comando di copia non riesce a replicare, settori illeggibili creati apposta, codici manuali stampati sui manuali, per esempio inserisci la parola alla pagina 12, riga 3, parola 5, ruote di decodifica colorate. A questo punto entra in scena una nuova figura, il cracker. Il cracker è il programmatore
che prende il gioco originale, lo analizza a livello di codice macchina, individua la parte che controlla la protezione e la modifica in modo che il gioco giri anche senza dischetto originale, senza codice, senza blocchi. Per molti di loro non è una questione di soldi, è una sfida tecnica, quasi un gioco a chi è più bravo. Se un gioco molto atteso esce oggi nei negozi e la versione craccata compare sulla rete il giorno stesso, il gruppo che ci è riuscito guadagna prestigio, guadagna fama e rispetto all'interno di una comunità che sta nascendo proprio in quegli anni, la Warez Scene o semplicemente The Scene. Fuori, nel mondo ufficiale, nessuno ancora sa che esiste questa scena sotterranea, ma dentro, per chi ne fa parte, sta prendendo forma una vera e propria cultura, con i suoi codici, le sue regole, perfino la sua estetica, fatta di loghi nasci, art e di Warez intros, piccole schermate animate che si aprono prima del gioco per mostrare il nome del gruppo che ha eseguito il crack. Per molti bambini e ragazzi quei loghi sono talmente onnipresenti che qualcuno penserà addirittura che Firelight o Eglesoft Incorporated siano aziende di software ufficiali e non gruppi di cracker. La pirateria dei videogiochi, insomma, non è un dettaglio marginale, è una componente centrale della cultura dei computer di quegli anni. Prima che internet arrivi nelle case, la rete dei pirati è fatta di rumori metallici di modem, di linee telefoniche occupate, di numeri scritti su fogli di carta nascosti in un cassetto. Le BBS, le Bulletin Board System, o meglio conosciuti in italiano i forum, sono computer personali collegati a una o più linee telefoniche. Un software speciale risponde alle chiamate e presenta all'utente un menu testuale. Puoi leggere messaggi, partecipare a forum o scaricare file. A gestirle spesso sono ragazzi o giovani adulti che trasformano una stanza di casa in un piccolo centro nevralgico digitale. Non tutte le BBS sono pirata, molte sono semplici comunità locali di appassionati che si scambiano consigli, programmi freeware o messaggi. Ma alcune, le cosiddette Elite Boards, ospitano grandi quantità di software copiato, giochi craccati, applicazioni, in seguito anche musica. Entrare in una BBS di questo tipo non è semplice. Di solito serve un invito, una raccomandazione, a volte la dimostrazione di avere fatto qualcosa o di avere qualcosa da offrire. Nuovi giochi, collegamenti con altri SysOp, competenze tecniche. Il numero di telefono non gira pubblicamente, lo si scambia sotto banco, un po' come la chiave d'ingresso in un club privato. Le BBS più attive possono arrivare ad avere diversi megabyte di contenuti, una quantità che oggi fa sorridere, ma che all'epoca rappresentava una collezione enorme. Le migliori hanno più linee telefoniche per permettere a più utenti di collegarsi contemporaneamente. E ogni linea costa. Il SysOp, ovvero l'amministratore, spesso investe di tasca propria in hardware e bollette, mosso più dalla passione che da un ritorno economico. Ma questa infrastruttura non passa inosservata. Negli anni 90 operazioni come Operation Buccaneer, Operation Fastlink e altre indagini internazionali puntano proprio alle BBS e ai gruppi che le usano per distribuire software pirata. Le forze dell'ordine sequestrano server, computer, supporti. Alcune figure chiave vengono arrestate. L'era delle BBS pirata non finisce di colpo, ma è chiaro che quel modello non potrà reggere a lungo. Nel frattempo, un nuovo tipo di rete sta iniziando a diffondersi, prima in ambito universitario, poi nelle aziende e infine nelle case. Internet. Mentre la Shein si organizza sulle BBS e l'infrastruttura si richiama con il tono di una società segreta, il fenomeno più visibile al grande pubblico è un altro, i videogiochi pirata. Home computer, floppy che girano di mano in mano. Su piattaforme come Commodore 64 e Amiga, la diffusione dei giochi copiati è impressionante. Nei bar, nei circoli, tra compagni di scuola, in molti paesi europei è normale vedersi con una borsa piena di floppy. Scambiarseli, tornare a casa con la sensazione di avere vinto la lotteria digitale.
Alcuni negozi, in certi contesti, arrivavano addirittura a vendere copie pirata come se fossero originali. In Italia, per esempio, negli anni '80, esistono interi negozi che espongono sugli scaffali cassette di floppy copiati, con copertine stampate artigianalmente, ma in modo professionale, in un grigio legale che durerà fino all'inizio degli anni '90, quando una nuova legge sul diritto d'autore inizierà a contrastare esplicitamente queste pratiche. Per il giocatore medio, tutto questo non ha niente a che vedere con concetti astratti come proprietà intellettuale o mancato guadagno. È semplicemente il modo più semplice ed economico per avere accesso a tanti giochi. Sul fronte console la situazione è molto diversa. Le console a cartuccia, dal Nintendo Entertainment System al Super Nintendo, dal Sega Mega Drive al Game Boy, usano supporti proprietari con chip specifici, difficili da duplicare con l'hardware domestico. Questo non significa che non esiste pirateria, ma che spesso assume forme diverse: cartucce multicopia, cloni hardware, console non ufficiali compatibili con le originali, soprattutto in mercati poco regolamentati. La vera esplosione della pirateria su console in molti paesi arriva con la prima PlayStation di Sony. I giochi sono su CD e copiare un CD con i masterizzatori che diventano sempre più economici è molto più semplice che duplicare una cartuccia. Sony risponde con sistemi di protezione basati su anelli speciali incisi sul disco e controlli nel BIOS della console, ma ben presto compaiono i mod chip, piccoli circuiti saldati all'interno della PlayStation, capaci di ingannare il sistema e permettere l'avvio di copie, giochi import e software non ufficiale. In molte città compaiono negozi o tecnici che offrono il servizio di modifica della console. La scena Warez, che prima si occupava soprattutto di giochi per computer, si sposta anche sulle console. Gruppi come Paradox, attivi fin dagli anni dell'Amiga, diventano famosi anche per i loro rilasci su PlayStation e su altre piattaforme. Il risultato è che alla fine degli anni 90 milioni di persone hanno in casa giochi pirata per PC e per console, spesso acquistati per una frazione del prezzo originale o scambiati tra amici. La pirateria è ormai un fenomeno globale, anche se le sue radici restano in gran parte nascoste. Dentro questa grande massa di utenti che usano contenuti pirata esiste un livello più profondo, più strutturato, che pochi vedono direttamente. È il mondo dei gruppi Warez. Immagina una vera e propria filiera parallela a quella legale. Da una parte c'è l'industria ufficiale, gli studi che sviluppano il software, le aziende che producono i giochi, i publisher che li distribuiscono in scatola o su dischi. Dall'altra parte c'è una rete sotterranea che lavora in tempi strettissimi per fare l'esatto opposto: prendere quei prodotti, rimuovere le protezioni, impacchettarli e distribuirli gratuitamente. All'interno di un gruppo Warez i ruoli sono chiari. Ci sono i supplier, i cracker, i packer, gli hashi artist. I supplier sono coloro che procurano in anticipo le versioni originali dei giochi o del software, spesso tramite contatti in negozi, media e distribuzione. I cracker sono gli specialisti che si occupano di spezzare le protezioni, di scrivere i crack, i keygen e le patch. I packer curano l'impacchettamento, la compressione, la creazione dell'installer. Mentre invece gli hashi artist e i coder delle intros si occupano della parte estetica: loghi, schermate animate, scroll di testo, musica chiptune che precede il gioco. Infine, alcuni membri gestiscono l'infrastruttura: i top sites FTP, i bot IRC, il coordinamento con altri gruppi. La motivazione principale per molti non è il denaro. Uno studio definisce questa sottocultura come un ambiente in cui il profitto puro non è la considerazione dominante e dove i membri spesso non si percepiscono come criminali, ma come persone che operano ai margini del sistema ufficiale, rendendo disponibile software costoso a chi non potrebbe permetterselo. Ci sono regole non scritte ma rigide. Non si vendono le release, non si attira l'attenzione su di sé nel mondo reale, non si parla con estranei.
Chi viola queste norme rischia l'espulsione o, nel peggiore dei casi, l'essere bruciato pubblicamente dal resto della scena. Nel corso degli anni, operazioni di polizia come Operation Buccaneer, Operation Fastlink e Operation Sight Down colpiscono diversi gruppi e infrastrutture della scena, dimostrando che, dal punto di vista legale, non si tratta affatto di un gioco. Tuttavia, per ogni gruppo smantellato ne nascono altri. La struttura è talmente distribuita che è quasi impossibile colpire la testa del sistema, perché una testa unica in realtà non esiste. Mentre i gruppi Juarez si muovono sulle BBS, Internet sta lentamente uscendo dai confini accademici e militari per entrare nei provider commerciali e nelle case. Negli anni 90, due tecnologie diventano fondamentali per l'evoluzione della pirateria. I server FTP privati, che diventano i nuovi top sites dove caricare i rilasci, le reti IRC, usate come sistema nervoso per coordinare, comunicare e automatizzare. Un top site FTP è un server, spesso compromesso o affittato con documenti falsi, ospitato in università o in aziende con connessioni veloci. Qui arrivano per primi i nuovi crack, i giochi, i software, a volte persino prima che escano nei negozi. Da lì, tramite script e bot IRC, le release vengono annunciate e poi scendono lungo la catena di distribuzione, altri server, gruppi secondari e infine i canali accessibili agli utenti comuni. Su IRC, che nasce nel 1988 come sistema di chat in tempo reale, si creano canali privati dove i gruppi si coordinano, bot automatizzati aggiornano le liste di file, gestiscono code di download, inviano notifiche quando un sito viene chiuso o un nuovo server viene messo online. Rispetto alla stagione delle BBS, la scala è completamente diversa. Le prime BBS gestivano megabyte di dati, ora si parla di gigabyte e poi di terabyte. In un'epoca in cui per l'utente domestico, invece, un hard disk da 1 gigabyte è ancora considerato enorme. La distanza tra la testa della pirateria organizzata e l'utente finale, però, resta ampia. La maggior parte delle persone non ha idea di cosa siano top sites, gruppi IRC. Per loro l'impatto vero arriverà con un nome specifico: Napster. Nel 1999 un ragazzo di nome Sean Fanning lancia un programma destinato a cambiare per sempre il rapporto tra musica e internet. Il programma si chiamava Napster. Quello che fino a quel momento era stato un mondo per iniziati, BBS, FTP, IRC, scene, viene improvvisamente reso accessibile a chiunque sappia installare un programma e usare un campo di ricerca. Napster è costruito intorno a un'idea semplice ma potentissima. Ogni utente mette in condivisione la propria libreria di file MP3. Un server centrale mantiene un indice di chi ha cosa. La musica viene scaricata direttamente da un utente all'altro. Nessun obbligo di sapere cos'è un FTP o un canale IRC. Cerchi la canzone, clicchi e scarichi. Per milioni di persone, soprattutto studenti universitari, è una rivelazione. Improvvisamente tutto quello che sentono in radio, tutto quello che leggerebbero in un catalogo, è lì, è gratis ed è a portata di click. I campus universitari negli Stati Uniti vedono il traffico di rete esplodere. Angoli di mondo che prima non comunicavano si ritrovavano uniti da playlist condivise. Ma se dal punto di vista dell'utente Napster sembra quasi un miracolo, dal punto di vista dell'industria discografica è un incubo. La Recording Industry Association of America, RIAA, fa causa a Napster, sostenendo che il servizio facilita in maniera massiva la violazione di copyright. Nel 2001 una sentenza stabilisce che Napster è responsabile per l'uso illegale fatto dagli utenti e il servizio viene chiuso. Eppure, nonostante la chiusura, qualcosa è cambiato per sempre. La gente ha scoperto che Internet può essere una gigantesca biblioteca di musica. La domanda non è più si può fare, ma come continueremo a farlo? Dopo la chiusura di Napster,
non c'è un ritorno all'ordine, c'è piuttosto una frammentazione in tante nuove soluzioni, spesso più decentralizzate del modello originale. Gnutella, Limewire, BeerShare. Il protocollo Gnutella, rilasciato nel 2000, permette la creazione di una rete in cui non esiste alcun punto centrale. Ogni computer è sia client che server e le ricerche si propagano da nodo a nodo. Su questa base nascono client come Limewire e BeerShare, che permettono di condividere musica, film, software, qualsiasi tipo di file, senza un server unico da spegnere. Il risultato è una rete più difficile da controllare, ma anche più disordinata. Risultati duplicati, qualità variabile, file rinominati male. È la prima grande ondata di P2P generalista, accessibile al grande pubblico. Quasi in parallelo, imprenditori come Niklas Zenström e Janus Fries sviluppano il protocollo Fast Track, alla base di Kazaa. Fast Track usa un sistema di supernodi per migliorare l'efficienza. Alcuni nodi, con connessioni più veloci, assumono il ruolo di mini server per gli altri. Kazaa per qualche anno diventa il programma di file sharing più diffuso al mondo. Nelle sue reti circola di tutto, dagli MP3 agli album interi, ai film fino a copie di giochi, sistemi operativi, suite di produttività. L'idea che tutto possa essere scaricato gratis inizia a sedimentarsi nella mente di molti utenti. Nel frattempo, Jed McCaleb sviluppa eDonkey 2000, un sistema orientato ai file di grandi dimensioni, dove ogni file viene diviso in frammenti e scaricato da più fonti contemporaneamente. Nel 2002 nasce eMule, client open source che migliora eDonkey e introduce la rete CAD, una struttura di ricerca completamente distribuita basata su Distributed Hash Tablets. eMule, in particolare in Europa, diventa sinonimo di file sharing. Milioni di utenti lo usano per scaricare film, musica, giochi PC, intere collezioni di software professionale. Le sue code infinite, i crediti, le barre colorate che indicano la disponibilità di un file entrano nell'immaginario di un'intera generazione. In parallelo, SoulSeek, nato da Nir Arbel, diventa il punto di riferimento per la condivisione di musica rara, demo, live, generi di nicchia. Qui la pirateria assume anche la forma di preservazione e distribuzione di materiale che spesso non esiste in forma commerciale facilmente reperibile, come vecchi vinili mai stampati o edizioni limitate. In questi anni la distinzione fra pirateria audio e pirateria video e pirateria software diventa sempre più labile. Per l'utente è tutto nella stessa lista di download. Quando sembra che il panorama delle P2P sia già saturo, arriva un protocollo che cambierà nuovamente tutto. BitTorrent. Ideato da Bram Cohen all'inizio degli anni 2000, BitTorrent parte da un'intuizione semplice ma rivoluzionaria. Più un file è richiesto, più è facile distribuirlo. A differenza dei sistemi tradizionali, dove migliaia di utenti cercano di scaricare da una fonte singola, qui ogni utente che sta scaricando diventa a sua volta una fonte per gli altri. Il file è spezzato in pezzi e questi pezzi circolano in uno sciame di peer che si scambiano frammenti continuamente. Il risultato è che un file popolare, che sia un film, un gioco, un pacchetto di software, può essere scaricato in pochi minuti da migliaia di persone contemporaneamente, senza sovraccaricare un singolo server. Perché questo sistema funzioni, però, serve una cosa, un modo per trovare questi file. È qui che entra in scena uno dei siti più famosi, discussi e perseguitati della storia di Internet, The Pirate Bay. Nato in Svezia nel 2003, The Pirate Bay è un motore di ricerca di file.torrent. Non ospita direttamente film o giochi, ma piccoli file di metadati che permettono ai client BitTorrent di connettersi agli sciami. La combinazione BitTorrent più The Pirate Bay crea di fatto una biblioteca globale di contenuti facilmente indicizzabile e accessibile.
La pirateria non è più confinata a reti semichiuse. Con un semplice browser chiunque può trovare torrent di giochi appena usciti, raccolte di software, intere stagioni di serie televisive. Le autorità e l'industria reagiscono. Raid alla server farm svedese, processi contro i fondatori, condanne penali, sequestri di domini. Eppure, nonostante tutto, The Pirate Bay continua a riapparire, cambiando paese, cambiando IP, cambiando domini, diventando il simbolo di una resilienza che per molti rappresenta una sfida aperta al modello tradizionale di distribuzione. E mentre BitTorrent e i vari peer-to-peer diventano la spina dorsale della pirateria di massa, l'industria del software e dei videogiochi non resta ferma. Inizia una vera e propria gara agli armamenti tecnologici. Negli anni 2000 i giochi per PC adottano una serie di sistemi di protezione sempre più aggressivi: Safe Disk, Secure Home, Star Force, attivazione online e controlli periodici. In alcuni casi queste soluzioni hanno effetti collaterali pesanti: driver installati a basso livello, problemi di compatibilità, rallentamenti e crash. Non di rado, gli utenti che hanno comprato il gioco regolarmente si trovano ad avere più problemi di chi usa una versione craccata libera da queste protezioni. Questa situazione alimenta un paradosso: la pirateria viene presentata come un crimine, ma per molti giocatori l'esperienza pratica li porta a percepire la versione pirata come più comoda e più stabile di quella legale. A metà del 2010 entra in scena un nome che farà molto discutere: Denuvo Anti-Tamper. È un sistema progettato per rendere estremamente difficile il reverse engineering del gioco, impedendo o rallentando la creazione di crack. Per qualche tempo alcuni titoli restano non craccati per mesi e qualcuno si spinge a dire che la pirateria su PC è finita. Ma anche qui, con il tempo, i gruppi di cracking si organizzano. Nascono sfide personali contro Denuvo, gruppi come CPY diventano famosi per le loro release di giochi protetti definiti inattaccabili. Denuvo evolve, i cracker si adattano, il braccio di ferro continua. La stessa logica si applica al software professionale: suite di grafica, editing video, CAD, strumenti di sviluppo. Per anni copie pirata di questi pacchetti circolano sulle reti P2P, spesso accompagnate da keygen, che generano numeri seriali validi o patch che rimuovono le protezioni. Molte aziende reagiscono spostando i propri prodotti nel cloud, dietro account personali, legando la licenza a un abbonamento mensile o annuale. Questo modello riduce alcune forme classiche di pirateria, ma apre altri interrogativi: costi ricorrenti, dipendenza dalla connessione, accesso a lungo termine ai propri documenti. Anche qui non esiste una soluzione magica. Ad ogni nuova misura di protezione corrisponde prima o poi un tentativo di aggirarla. Con l'arrivo degli smartphone, la pirateria trova un nuovo terreno di gioco. Su Android le applicazioni sono distribuite come file APK. È relativamente semplice estrarre un APK da un dispositivo o scaricarlo da siti di terze parti e installarlo abilitando l'opzione per le origini sconosciute. Giochi mobile, app a pagamento, tool professionali per smartphone, tutto può essere diffuso al di fuori degli store ufficiali. Su iOS, che è l'ambiente più chiuso, limita naturalmente questo fenomeno, ma per anni pratiche come il jailbreak permettono di installare app non autorizzate e di accedere a store alternativi. Col tempo, Apple stringe le mani della sicurezza, mentre parte della comunità orientata al jailbreak si sposta su obiettivi diversi dalla pura pirateria. In entrambi i casi, la pirateria mobile si inserisce in uno scenario già complesso, dove il confine tra uso legittimo e modding o sblocco per motivi di interoperabilità e copia illegale non è sempre percepito in un modo chiaro dall'utente medio. Per un certo periodo sembrava che la storia stesse andando in una direzione chiara. I servizi di streaming avevano reso la pirateria quasi inutile. Le prime piattaforme per i film e le serie o per la musica avevano un'idea molto semplice: paghi una quota mensile e in cambio hai accesso illegale a una libreria enorme.
con un'esperienza utente fluida, senza dover scaricare, archiviare, organizzare file. Gli studi mostrano che in quegli anni la pirateria di musica e video effettivamente diminuisce. Un report dell'IFPI, ad esempio, rileva un calo della pirateria musicale del 22% tra il 2018 e il 2019, attribuendolo proprio al successo dei servizi di streaming legali. Ma questa fase d'oro non dura per sempre. Con il passare degli anni, ogni grande studio, ogni major, ogni broadcaster decide di lanciare il proprio servizio. Netflix, Spotify, Disney+, HBO Max, Paramount+, Apple TV+, Peacock e così via. I contenuti che all'inizio erano concentrati su pochi servizi vengono frammentati. Una serie è solo su una piattaforma, un film su un'altra, gli eventi sportivi su un'altra ancora. Per avere accesso a tutto quello che interessa, un utente dovrebbe abbonarsi a un numero crescente di servizi, con costi mensili che, sommati, superano spesso i vecchi abbonamenti alla Pay TV. Questa situazione genera un fenomeno noto come subscription fatigue, la stanchezza da abbonamenti, troppe piattaforme, troppi login, troppi costi da tenere sotto controllo. I dati più recenti, infatti, dimostrano che a partire dalla fine degli anni 2010 la pirateria torna a crescere, non tanto sotto forma di torrent di massa, quanto attraverso siti di streaming illegale, liste IPTV non autorizzate, piattaforme parallele che offrono pacchetti di canali, film e serie a costi molto più bassi rispetto alla somma degli abbonamenti legali. In altre parole, quella che doveva essere la soluzione definitiva al problema, lo streaming, ha finito per ricreare in parte le condizioni che avevano generato la pirateria fin dagli anni di Napster. Accesso complicato, costi percepiti come troppo alti, contenuti spezzettati tra troppi canali diversi. Vale la pena dedicare un momento anche al caso italiano, perché è esemplare di come la pirateria possa assumere forme diverse a seconda del contesto. Tra gli anni 80 e l'inizio degli anni 90, in Italia esiste un vero e proprio mercato parallelo organizzato di videogiochi pirata. Non stiamo parlando solo di scambi tra amici. In molte città, negozi apparentemente normali vendono copie non autorizzate di giochi per Commodore 64 e altre piattaforme, con copertine stampate, listini prezzi e distribuzione nazionale. Fino all'inizio degli anni 90, la legislazione sul diritto d'autore non è ancora ben strutturata per affrontare il caso specifico del software e dei videogiochi, e questo permette a questa industria grigia di prosperare praticamente alla luce del giorno. Solo quando arriveranno nuove norme, anche spinte dall'Unione Europea, questo fenomeno inizierà a ridursi come attività semilegale e a spostarsi più apertamente nell'illegalità. È un esempio di come, in assenza di regole chiare o di enforcement, la pirateria possa addirittura mischiarsi col commercio ufficiale, creando zone grigie difficili da distinguere dal mercato legittimo. Arrivati a questo punto, dopo aver attraversato mezzo secolo di storia digitale, è naturale chiedersi: chi è il pirata informatico oggi? Negli anni 80 il pirata era spesso il ragazzo con un Commodore e una collezione di floppy, o il cracker che passava notti a smontare le protezioni per dimostrare di essere il migliore del suo gruppo. Negli anni 90 poteva essere il SysOp di una BBS, un universitario appassionato di tecnologia che trasformava la sua stanza in un piccolo nodo della rete globale. Con Napster, Kazaa, Emule e BitTorrent la definizione si è allargata. Milioni di persone di tutte le età e professioni hanno utilizzato almeno una volta contenuti scaricati illegalmente. Alcuni per necessità economica, altri per mera comodità, altri ancora per convinzione ideologica, convinti che la cultura dovrebbe essere accessibile a tutti indipendentemente dal reddito. Oggi, con lo streaming e le IPTV illegali, il pirata è spesso una persona normalissima, una famiglia che non può permettersi tutti gli abbonamenti necessari per seguire sport, cinema e serie, uno studente che vive in un paese dove certi contenuti non sono disponibili legalmente, qualcuno che è abituato dall'infanzia all'idea che su internet si trova tutto gratis. Dal punto di vista della legge, la definizione resta netta:
Scaricare, condividere e offrire contenuti protetti senza autorizzazione è reato, con conseguenze che variano da paese a paese. Dal punto di vista umano e sociale, invece, la realtà è molto più sfumata. La pirateria appare come il risultato di una combinazione di fattori: prezzi, accessibilità, ritardi nelle uscite, protezioni invasive, scelte industriali discutibili, ma anche cultura del tutto e subito, che Internet ha contribuito a creare. Qualcuno direbbe che è come entrare in un ristorante e mangiare gratis. Qualcun altro invece direbbe che quando si entra in un ristorante prima si mangia e poi si paga. La storia dei pirati informatici, in fondo, è anche la storia di come viviamo il digitale. Ogni volta che una tecnologia ha reso più facile copiare qualcosa, qualcuno lo ha fatto. Ogni volta che i modelli ufficiali di distribuzione sono stati percepiti come troppo rigidi, troppo costosi o troppo lenti, è nata una via alternativa. Dalla copia su cassetta e floppy alle BBS, ai gruppi Juarez, fino alle reti peer-to-peer, ai torrent e oggi alle IPTV. Nel corso di questa storia abbiamo visto programmatori che consideravano la condivisione quasi un dovere morale, aziende che hanno cercato di difendere i propri investimenti con ogni mezzo, a volte anche penalizzando gli utenti onesti. Scene underground che si sono trasformate in sottoculture complesse, con estetiche, regole e strutture proprie. Tecnologie nate per motivi neutrali o addirittura nobili, riutilizzate per fini imprevisti. Forse la lezione più importante è che non esiste una soluzione puramente tecnica alla pirateria. Ogni sistema di protezione può essere prima o poi aggirato, ogni barriera può essere oltrepassata con abbastanza tempo, motivazioni e competenze. Ciò che fa davvero la differenza è l'equilibrio tra tre elementi. Quanto è facile accedere ad un contenuto? Quanto costa farlo in modo proporzionato? E quanto le persone percepiscono come giusta o ingiusta la distribuzione di quel contenuto? Finché questo equilibrio non viene trovato, la storia dei pirati informatici continuerà a scriversi. Cambieranno i nomi dei software, dei protocolli, dei siti, cambieranno i dispositivi, le interfacce, le tecnologie di protezione, ma la tensione tra controllo e condivisione, tra interesse economico e desideri di accesso probabilmente resterà la stessa. E forse, guardando indietro, tra floppy graffiati, modem rumorosi, chat IRC, torrent, streaming e IPTV, ci accorgiamo che questa non è solo la storia di una guerra al copyright, ma la storia di come umanità abbiamo imparato a gestire o a non gestire qualcosa di potentissimo, la possibilità di copiare all'infinito, quasi senza costo, tutto ciò che possiamo trasformare in bit. Questa è la storia dei pirati informatici ed è una storia che, in un modo o nell'altro, ci riguarda tutti.